Quindi ciao a tutti. Benvenuti nel nostro gruppo. Ciao da Parigi. Hello from Paris. Welcome to the Mindful Kitchen. Una serie di World Chef insieme a 3 esperti che ha creato come parte del progetto Food Choices for Life. La nostra ultima iniziativa dell'Unione Europea in collaborazione con Elfic e Unitus University. La Tuscia in Italia. Quindi, mese di luglio, offriremo un ciclo di 3 webinar per esplorare insieme come i sistemi alimentari si influenzano. Comportamento del cliente. Come la cucina può ridurre l'impatto ambientale e come l'esperienza gastronomica possa ispirare scelte sostenibili per i tuoi clienti. Quindi oggi, il primo episodio. Sono qui con il dottor Enrico Porfiro e ci concentreremo su una parte un po' più teorica di questo argomento. Come la politica alimentare e come la politica alimentare. La governance, il comportamento dei consumatori e le scelte che facciamo siano tutte interconnesse. Quindi sì. Comprendere questo quadro generale ci aiuterà a riconoscere che gli chef non stanno solo preparando i pasti, ma state contribuendo a costruire un sistema alimentare più sano e sostenibile. Quindi Enrico, ciao. Ciao. Buongiorno, buon pomeriggio o buonanotte. Dipende da dove ti connetti e grazie Kayla per la splendida presentazione. Sono felice di far parte di questa serie di webinar insieme a un Dream Team formato da Shauna Chalmer e Michelle Leonard. Cercheremo di trasmettere il nostro paziente sull'argomento e di fornirvi anche maggiori informazioni per condividere la nostra conoscenza su sistemi alimentari più sostenibili. Quindi voglio anche ringraziare da parte mia per essere stato coinvolto in questo progetto per aiutarci a creare il curriculum insieme a Sean Leonard e Shauna Chalmers, per essere qui oggi per condividerlo con il resto del mondo. So che solo un paio d'ore prima dell'inizio ufficiale. Se potete condividere con il nostro pubblico cosa dovrebbero aspettarsi per questo giorno di webinar. So che hai anche un ospite a sorpresa, quindi lascerò che sia tu a presentarlo anche lui. Ok, perfetto. Quindi la mia responsabilità è rompere il ghiaccio di questo webinar. Quindi sarò io a parlare un po' di un framework più ampio. Quindi cercheremo di passare da una governance del sistema alimentare su scala globale fino a quella locale che ti porterà alla città dove io è giustamente, Barcellona. Presente, cioè Barcellona. E oggi avremo anche il proprietario. Quindi Spy Puntal, che è il caso di studio che presenterò nell'ultima parte della presentazione, si uniranno a noi alla fine per la sessione di domande e risposte. Quindi tu, l'opportunità anche di aggiungere loro maggiori informazioni sul progetto stesso. Quindi è un piacere avere anche l'opportunità di passare da qualcosa che sembra davvero teorico, come le politiche, a qualcosa di davvero pratico. Vediamo come va. Sono molto emozionato. So che abbiamo messo molto impegno in questo. Quindi è molto bello vedere come tutto il lavoro si concretizzerà. Credo che ora siamo a posto. Ma prima di darti un completo riflettore, e proprio sottolinea, Enrico, vorrei solo condividere un paio di informazioni con il nostro pubblico. Non cercavamo, ovviamente, di avvicinarsi più che mai al nostro pubblico questa volta. Siamo molto felici di introdurre una traduzione e sottotitoli live basati su IA in 60 lingue. Come vi abbiamo già detto nel caso abbiate Zoom. Fermati, puoi trarre profitto da questo. Lo farò e basta. Lancio la funzione tra un paio di minuti e metterò un link nella chat. Quindi clicca semplicemente sul link. E, nel caso tu capisca l'inglese, ti suggerirei di continuare ad ascoltare Enrico in questa lingua. Ma nel caso tu sentissi che ci sia una barriera linguistica, sentiti libero di usare lo strumento. E appena e per favore, se avete domande, questo non è un webinar didattico. Quindi sentitevi liberi di fare tutte le vostre domande. Alla fine, io, Enrico e Victor discuteremo tutto quindi mentre Enrico parla dopo. Slide, metti la tua domanda in domanda e risposta e lascio i riflettori a te. Enrico, e voglio essere sullo sfondo. Parlerò con voi tramite la chat. Ciao. Grazie mille, Isla. Come ha detto Isla, faremo questo webinar in inglese. Ma come avrete capito dal mio cognome normale, sono italiana, quindi potrei perdere un po' di età durante il percorso. Spero che questo non cambi l'esperienza. Ma farò del mio meglio per fare una pronuncia corretta di tutti i passaggi. Quindi iniziamo il nostro primo webinar di questa serie, The Mindful Kitchen. Vi guiderò verso questi per comprendere il sistema alimentare. Parlando di governance, chi è responsabile di cosa e poi conclude con le scelte dei consumatori. Quindi l'idea di questi webinar, abbiamo detto fin dall'inizio, non è solo capire come è organizzato il sistema sostenibile.
Ma anche la parte più importante. Quale sia il ruolo dello chef di noi all'interno di questi più ampi ecosistemi alimentari e in questo modo, una volta che siamo tutti pronti e abbiamo capito a che punto siamo, questo panorama possiamo farcela. E infine capire come contribuire a un sistema alimentare più sostenibile. E posso dire che quest'ultima parte è molto pratica. Come influenzare il sistema alimentare in modo pratico? È qualcosa che continueremo a sviluppare nel corso della serie con il secondo webinar con Sean, Leonardo e Shauna Chalmer alla fine del mese. Quindi consideriamo questi webinar come un gruppo, dato che lavoriamo in modo di gruppo in squadra per fornire tutti i nostri punti di vista per, diciamo, fornirti un quadro completo. Quindi oggi la presentazione organizzerà 3 blocchi principali. Parleremo di un sistema alimentare sostenibile. Cosa significa stabilire una base comune per tutti? Quindi il punto di partenza per tutti. Poi ci concentreremo sugli attori e sulla governance. Quindi, come ho già detto, partendo dalla scala globale, arrivando nella città di Barcellona, cerca di capire quante persone parlano di chi sia il sistema e di come si influenzino a vicenda. E finalmente arrivare alla parte che potrebbe essere più interessante per il gastronomico Caspere, come essere considerati come agenti del cambiamento e in questo caso, aggiungeremo anche l'ospite come spoiler di Isla. All'inizio, aggiungeremo i proprietari di Spy Puntal, un ristorante qui a Barcellona, che si uniscono a noi. Quindi presenterò i casi di studio nell'ultima parte della presentazione e poi si uniranno a noi per la sessione di domande e risposte per chiarire ogni dubbio o ogni curiosità che possiate avere. Quindi entriamo nel primo blocco. Ogni blocco ha una durata di circa 12 minuti, quindi solo per te che lo sapessi. Iniziamo con il primo blocco, sostenibile al sistema. Cos'è un sistema completo e cos'è la sostenibilità? Potrebbe essere ridondante, ma per me è importante partire dalla definizione di sostenibilità perché è una parola così sofisticata che è stata usata negli ultimi 50 anni, più o meno per tutto. E negli ultimi anni, personalmente penso che abbia perso un po' del suo significato a causa dell'uso eccessivo. La sostenibilità è l'idea dello sviluppo che appare per la prima volta nel nostro rapporto di approfondimento comune del 1987. L'idea era che questa tipologia di sviluppo fosse stata insegnata alla generazione attuale per utilizzare in modo positivo le risorse limitate di cui disponiamo, per assicurarsi che la prossima generazione possa accedere alle stesse risorse il più possibile, così che i nemici amano proteggere le risorse per continuare a usarle, ma per assicurarsi che la generazione notturna possa usarle, per i loro coinquilini. Quindi, da un lato abbiamo la sostenibilità, dall'altro il sistema dei due quando parliamo di sistema alimentare. Stavamo parlando di tutta la complessa rete di vettori, processi, risorse e infrastrutture di cui abbiamo bisogno per nutrire la popolazione mondiale, che inizia a spuntare dalla fattoria alla forchetta. Questa acqua è stata usata per tanti anni ultimamente, quindi se ci uniamo. Questo sistema alimentare sostenibile in 2 parole, cosa è davvero un sistema alimentare sostenibile? Garantisce che tutti nel mondo possano accedere al cibo in modo sicuro e ad alto valore nutrizionale, senza compromettere le risorse del presente, soprattutto pensando alle prossime generazioni. Quindi, una volta detto questo, credo che quando parliamo dei pilastri del sistema sostenibile, siamo tutti a conoscenza della sostenibilità. Agricoltura. Ha ridotto lo spreco alimentare, il consumo locale e stagionale forse meno riguardo al packaging. La distribuzione etica e consapevole dell'educazione alimentare. E dedicherò solo qualche parola in più a questa ultima slide sull'educazione alimentare consapevole perché siamo in un programma educativo, quindi facciamo parte di questo processo educativo. Ma penso che la parte più importante sia se vuoi muoverti verso una situazione più sostenibile. Sistemare l'istruzione è il punto di partenza. Sensibilizzazione e consapevolezza sono il punto di partenza insieme a tutti gli altri pilastri. Quando parliamo di cosa è un sistema completo, sappiamo che i tradizionali sono un modo lineare di pensare a una produzione. Quindi un'industria, perché alla fine anche quando si parla di cibo, stiamo parlando di industria. Quindi abbiamo una produzione, lavorazione, distribuzione, trasformazione, consumo e smaltimento. Noi chef siamo più o meno nell'ambito della trasformazione. Distribuzione, diciamo prima di dare il cibo agli ospiti nella parte del consumo, quindi, questo modo lineare è il vecchio modo di pensare.
circa 30 anni da un processo industriale. Ci stiamo muovendo verso un'idea più circolare rispetto al sistema. Quindi il modello economico circolare è qualcosa, come dice il nome. È una cosa che consiste a riutilizzare la stessa risorsa in modo circolare per cercare di ridurre il più possibile la perdita in questo processo. Se facciamo domanda al nostro sistema di lavoro, sarà qualcosa del genere. Quindi partiamo dalla parte di produzione. L'elaborazione, la distribuzione, la trasformazione. Quindi dove siamo il consumo, i nostri ospiti e lo smaltimento in qualche modo quando ci pensiamo. Modello economico circolare. Il primo sistema sembra essere il più facile da realizzare perché pensiamo che siamo i nostri sprechi. Dalla nostra cucina forse si può facilmente comporre e tornare alla terra per la produzione. E questo è vero. Quindi possiamo chiudere il ciclo che unisce questi due pezzi. Ma ci sono molte altre cose perse in questo ciclo che dobbiamo considerare e prestare attenzione per assicurarci che l'intero sistema continui a funzionare nel modo giusto. E per questo motivo vorrei presentare gli attori dei due sistemi. Sono sicuro che nella prossima slide vedrete gli attori a cui siamo più abituati. Quindi, per ogni singolo passaggio del modello del sistema di controversie, abbiamo ovviamente un attore completo del sistema. Quindi questi sono gli attori principali, quelli che mi piace sempre dire che toccano davvero il cibo. Quindi il produttore da una parte, o sono agricoltori, pescatori, allevatore, i trasformatori, quello responsabile della trasformazione di questi primi ingredienti, la distribuzione che le persone sono responsabili della logistica. Quindi spostando questi ingredienti dove necessario. Gli chef a servizio completo, catering e tutti quelli che lavorano effettivamente con le aziende gastronomiche. Poi i consumatori, i cittadini e infine la direzione occidentale. Rifiuti, quindi le persone incaricate di recuperare questi rifiuti alimentari e trasformare in una nuova risorsa. Quindi credo che queste siano cose che già conosciamo. Quindi le persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Ma facciamo uno zoom indietro. Vediamo questo sistema da un'altra scala. Andiamo a verificare quali sono gli attori che supportano questo sistema. Quali lo abilitano. Da un lato, abbiamo il decisore politico e le istituzioni pubbliche come i governi che forniscono linee guida, strumenti, sovvenzioni per rendere tutto ciò possibile. Poi ci sono arrivati ricercatori ed educatori. Ciao, eccoci a centri di formazione universitari, scuole di cucina, che si occupano di vite sensate, chef e cittadini sui modelli alimentari sostenibili. E abbiamo avuto ONG e associazioni della società civile. Quindi questo gruppo privato di persone che lavorano su advocacy e consapevolezza e reti alimentari. Quindi, a parte, diciamo che al secondo ciclo del sistema, abbiamo già altre tre tipologie di attori e possiamo fare un passo indietro. Troveremo quello che mi piace chiamare l'attore invisibile del sistema alimentare, ma che considero essere dei connettori critici. Prima di tutto, le comunità locali, i nostri consumatori, i nostri cittadini, le persone che stanno effettivamente approfittando dei due sistemi. Poi abbiamo attori di innovazione tecnologica, quindi le persone che lavorano effettivamente. Ad esempio, lacune quando ordiniamo cibo o sistemi di tracciabilità per la gestione delle nostre attività e poi gli attori finanziari, o gli investitori, i programmi fondatori che rendono questo possibile. Quando stavo organizzando questa presentazione, pensavo a quale fosse l'attore, quale fosse davvero a che fare con tutte quelle persone. Abbiamo 12 gruppi di attori in questo sistema completo, che è un numero enorme. Quindi, qual è la persona che si occupa effettivamente di tutti questi casi? E la risposta arrivò naturale, lo chef. Quindi, chi ha governato il mondo? Gli chef sono nel sistema caricati di collegare tutti gli altri fattori. Sono loro a parlare ogni singolo giorno con fornitori e logistica. L'altro è trasformare il cibo. Serve il cibo ai nostri consumatori. Parla con gli attori della gestione dei rifiuti e poi si occupa della legislazione e delle leggi locali da parte dei decisori politici. Parlare con ricercatori ed educatori o leggere e imparare a riguardo. Su di essi, cercando attori finanziari. Non devo spendere molto per questo, immagino, e per la tecnologia. Quindi cerca di innovare nel nostro campo. Quindi, quando parlavamo di un nuovo schema di questo sistema alimentare,
Ho detto che uno chef al centro può essere il modo per comprendere il sistema alimentare da un'altra prospettiva e capire quale sia la responsabilità e il proprietario dello chef per essere il leader nel trasformare questi due sistemi verso una versione più sostenibile di se stesso. Quindi, una volta chiarito che questo è il ruolo dello chef nel sistema attuale, vorrei farlo. Alla seconda parte di questa presentazione, parliamo di attori e governance. Quindi, chi ha il potere quando parliamo del sistema su scala globale e poi lo restringiamo a una scala locale. Quindi vi invito a ripetere questo esercizio anche nel vostro paese, nella vostra città, per capire chi sta dando le linee guida su ciò che facciamo ogni singolo giorno, e condividerò con voi l'esercizio che ho fatto nel mio caso. Quando parliamo di governance del sistema alimentare pensiamo agli attori. Sono partito da scala globale con le Nazioni Unite e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma credo che siamo quasi tutti consapevoli, conoscenza, e ne parleremo un po' più avanti, dei governi dell'Unione Europea, della Spagna e della Catalogna. E poi siamo finiti a Barcellona. Ognuno di questi attori aveva un potere di governo come potere di governo, quindi hanno il proprio. Politiche, strategie, piani, quindi vedremo un premio. Come funzionano e in quale momento iniziamo a renderlo sempre più specifico? E in quale momento appare chef? Quindi è un bel esercizio che organizzo per questa presentazione e vi invito davvero a ripeterlo allo stesso modo, per il luogo in cui dovete capire quali porte battere per ricevere informazioni, supporto e sovvenzioni. Quindi iniziamo parlando delle Nazioni Unite. Credo di sì. Quasi tutti sono consapevoli dell'esistenza di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi c'è questa Agenda 2030 lanciata dalle Nazioni Unite, che è, diciamo, una dichiarazione di intenzione. Mi piace sempre chiamarla così. Hanno fissato obiettivi in 17 categorie principali di argomenti da raggiungere nei prossimi 4 anni. Quindi l'idea era cercare di raggiungere i risultati a un livello comune. Questo 17. Ovviamente i goal. Che ogni paese parte da un punto di partenza diverso. Quando parliamo di questi 17 obiettivi, ne abbiamo due che sono direttamente e immediatamente collegati al tema della gastronomia. La prima è zero fame, il goal cancelletto 2 e il secondo è il 12°. Quando parliamo di consumo e produzione responsabili. Infatti, la maggior parte. Devo dire che tutti gli obiettivi potrebbero essere collegati alla gastronomia perché possiamo collegarla quando parliamo di cambiamento climatico, vita sott'acqua e tutte le altre cose. Ma quando ci concentriamo su questi due, potremmo capire che, ad esempio, quando parliamo dell'obiettivo 20, fame, questo obiettivo, riguarda l'idea di rendere accessibile alla popolazione mondiale cibo sano a un prezzo equo in ogni momento della loro vita. Mentre il 12/1 è responsabile di spingere verso modelli di produzione e consumo più sostenibili per sistemi, quindi sto cercando di lavorare verso un sistema circolare. Quindi supponiamo che abbiamo una scala globale di azione che potrebbe essere attuata a livello locale. Attori locali, nazionali e locali. Infatti da questo passo lo passiamo alla scala dell'Unione Europea, quindi prima di andare a saltare nel paese in cui lascio la Spagna. Quindi l'Unione Europea è come una transizione tra scala nazionale, internazionale, nazionale. Come sappiamo, è un agglomerato di 27 membri con altri partner. Quindi l'Unione Europea ha stabilito questa strategia, che sono sicuro conosciamo, ovvero la strategia Farm to Fork. L'Unione Europea ha progettato questa politica per influenzare il sistema alimentare, cercando di renderlo più equo, sano e responsabile dal punto di vista ambientale. E se vediamo questo schema, in realtà vediamo che l'idea del modello circolare sta tornando, quindi passando dalla produzione, lavorazione e distribuzione alimentare sostenibili, consumo, e la perdita di cibo e la prevenzione degli sprechi. Quindi non solo la perdita, ma anche la prevenzione dello spreco di cibo. E insieme a questa strategia, presenterò anche brevemente una piattaforma che mi piace esplorare qualche volta, ovvero il Food 2030, che è il quadro di ricerca dell'Unione Europea.
È un sito web che puoi visitare e dove puoi effettivamente vedere tutti i progetti finanziati dall'Unione Europea su cui lavora tramite sistema. Il nostro progetto Food Choices for Life è effettivamente lì, ma oggi seleziono un altro progetto che vorrei presentare, che è l'Agri-Loop Agrilube. È un consorzio di 37 partner in tutta l'Unione Europea insieme alla Cina, che si concentrano sulle revisioni, non solo sugli sprechi alimentari, a cui siamo effettivamente abituati, quindi non solo lavorando tra la fase di smaltimento e produzione, ma in questo caso parlando della perdita che abbiamo tra la fase di produzione e quella di lavorazione, quindi stanno cercando di recuperare l'agricoltura sottosfruttata attraverso la nostra Residues in un portafoglio di alto valore di modifica per prodotto. Quindi lavorano sull'ultimo tra i primi due passaggi e non necessariamente sull'ultimo smaltimento di produzione, a cui siamo più abituati. Quindi è stato interessante perché ha dimostrato che c'è un interesse su tutte le leggi che abbiamo lungo il cerchio e non solo nella parte finale. Quindi vi invito davvero a dare un'occhiata a questa piattaforma perché scoprirete molti progetti in corso e penso che noi lo facciamo sempre. L'opportunità di imparare dalle altre esperienze. E ora saltiamo dall'Unione Europea al caso spagnolo, quindi su scala nazionale. Il Ministero spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca e del Design alimentare, quello che chiamiamo elemento nazionale nazionale, Elementation, nazionale nazionale, la strategia alimentare nazionale. Questa strategia alimentare sta fornendo linee guida ambiziose per tutto il paese affinché possa affrontare le sfide e cercare di sfruttare le opportunità nel settore della gastronomia in generale. Quello che vorrei sottolineare è che sottolineo molto di questo. Strategie che, tra le tante che ho letto nell'ultimo anno, questa è una delle poche che effettivamente è uno chef maschile nel loro corpo. Quindi, in questo caso, nella strategia, parliamo del riconoscimento dello chef come figura pubblica. Quando parliamo di democratizzazione della cucina che è avvenuta nell'ultimo decennio. Quindi la strategia nazionale è fornire informazioni sullo chef come attore e come un buon riconoscimento per la nostra comunità, per essere riconosciuta come parte di questo percorso in evoluzione, cambiamento, evoluzione, cambiamento, evoluzione, cambiamento. Quindi credo fosse davvero importante capire che stiamo riconoscendo questo modo e la scala nazionale. E poi passiamo dalla strategia alimentare nazionale in Spagna a quella catalana. In questo caso, il governo della Catalogna ha progettato il piano strategico alimentare per la Catalogna, iniziato nel 2021 e completato quest'anno. E questo piano è interessante per due motivi principali. Per una parte abbiamo però due obiettivi principali. Il primo è cercare di promuovere un sistema competitivo che sia integrato nel territorio sia sostenibile. Dall'altra parte, spinge per trasformare la Catalogna in un punto di riferimento. Un riferimento in termini di astronomia sostenibile, ma senza togliere importanza a questo obiettivo. Adoro molto il modo in cui ridisegnano gli obiettivi sostenibili dell'ONU in queste tre foto, quindi all'inizio di questi. In questo piano, parlavano del fatto che se prendiamo i 17 GDS come l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e riorganizziamo le coordinate in sequenza cronologica, vedrete che in realtà nella parte inferiore della nostra società abbiamo del cibo. Quindi il sistema alimentare è il primo sistema di cui abbiamo bisogno e dobbiamo implementarlo in modo sostenibile perché solo sopra abbiamo la società nell'economia, dato che i bisogni che tutti abbiamo sono i tweet. Quindi il sistema è qualcosa che tutti condividiamo in ogni parte del mondo. Quindi, più spingiamo per ordinare. Con la formazione di questo sistema alimentare sostenibile, più saremo in grado di cambiare tutti gli altri modello economico che abbiamo in tutto il mondo. Dalla scala catalana, fino alla scala locale di Barcellona. Barcellona ha progettato una strategia chiamata Barcelona Healthy and Sustainable Food Strategy 2030, con una struttura simile a quella dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quindi, in questo caso, fissare gli obiettivi, abbiamo un numero più basso, ma l'area di fissare gli obiettivi, ma in questo caso anche gli obiettivi sono insieme a qualche opportunità per le imprese locali di migliorare effettivamente questi obiettivi. Perché il Comune di Barcellona fornisce tutti consulenza tecnica da una parte, ma soprattutto concede sovvenzioni per promuovere iniziative alimentari sostenibili.
Quindi abbiamo una tipologia di sovvenzioni che promuovono il cibo sostenibile, ma incoraggiano anche lo sviluppo di progetti che promuovono la lotta contro la crisi climatica, ad esempio. E il progetto che ho selezionato oggi per voi è il programma Healthier and More Sustainable e Team Program a Barcellona. Perché ho scelto quello? Perché sottolineo l'importanza della dedizione fin dall'inizio di questo webinar. Quindi credo che sia stato il progetto più recente da presentarvi oggi. Questo progetto è stato finanziato ben all'interno del piano di Barcellona, il piano alimentare. Quindi l'idea di questo progetto è promuovere uso più sano del menù scolastico nel continente della scuola. Quindi, da un lato, cambiare il segno mediale con una carne meno rossa o lavorata verso una più proteica di origine vegetale, quindi un menù a base vegetale, ma anche, ad esempio, per incorporare più frutta fresca e usare l'olio d'oliva, che è ingrediente mediterraneo, in tutti i processi invece di altri prodotti. Quindi il motivo per cui è importante questo progetto non è solo perché i nostri figli mangiano meglio, ma anche perché lo fanno. Sono influenzati dal punto di vista del cibo, quindi probabilmente lo faranno. Chiedere a casa cibo più sano e sarò quello che mangia e chiede un modo diverso di mangiare. E quindi, se vogliamo mettere un ordine e riorganizzare tutto il sistema in un altro modo per renderlo più diagrammatico, vedremo che la governance del sistema alimentare può effettivamente assomigliare a una piramide che abbiamo un certo numero di attori che lavorano con la governance su diverse scale. Quindi, nel caso di Barcellona, abbiamo le Nazioni Unite, l'Unione Europea, la Spagna, la Catalogna e Barcellona. In altri casi potrebbe sembrare più semplice o più complicato perché potremmo avere ancora più attori in questo campo. Diciamo, per esempio. Quindi abbiamo 5 attori che forniscono strategie dall'alto verso il basso e poi cittadini e società civile che chiedono sostenibilità, che è di nuovo il punto di contatto di questo chef, quindi qui dentro. Stiamo vedendo ancora una volta il punto di collegamento tra questa strategia dall'alto verso il basso e il sistema di influenza dal basso verso l'alto. È il settore gastronomico. Perché? Perché siamo noi a capire il bisogno che le persone hanno in termini di desideri del mercato. E ci viene chiesto insieme alle linee guida che abbiamo ricevuto dall'alto e per questo motivo. Mi piace dire che le scelte alimentari dei consumatori sono il punto di rottura, in cui lo chef può effettivamente entrare. Quindi questo è il posto dove possiamo davvero recitare e abbiamo un potere. Quindi, se il luogo in cui possiamo essere considerati come agente del cambiamento è questo gap d'azione dove possiamo giocare. Quindi, nella terza e ultima parte di questo webinar, vorrei riflettere sul comportamento dei consumatori e su come chef possa influenzare la scelta del cibo alimentare. Cibo, e lo farò con una breve introduzione teorica. E poi, come abbiamo detto prima, parleremo di un caso pratico qui a Barcellona, uno studio di caso di un ristorante. Renderlo più specifico, e avremo anche l'opportunità di vedere come tutto ciò che ho detto finora possa essere effettivamente tradotto in qualcosa di reale. Vediamo quindi come possiamo influenzare i comportamenti dei consumatori per farlo. Prima dobbiamo capire quali sono gli elementi che cambia ciò che non è influenzato nelle scelte alimentari dei nostri consumatori. Supponiamo che si tratti di una variabile fattoriale multipla. Abbiamo molti fattori che influenzano i nostri ospiti su quando decidono cosa mangiare. Abbiamo fattori sensoriali, economici, personali, statali, cognitivi e contestuali. Per riprendere brevemente, possiamo influenzarli tutti? No, non possiamo, ad esempio, cambiare il gusto approvato da un cliente, ma possiamo cambiare, ad esempio, una familiarità con un influencer. Familiare? Come un'ipotesi che non conosce una tipologia specifica di cibo, probabilmente a provarla. Ma se la presentiamo sia in modo statico, sia con una presentazione diversa o creativa, potremmo lavorare sulla familiarità. E questi ospiti potrebbero essere più interessanti a provarlo, anche se non è familiare a questa persona. Lo stesso vale per i fattori economici. Possiamo cambiare il prezzo di un piatto? Abbiamo un intervallo ristretto, ma possiamo lavorare sul valore percepito? Sì, con la presentazione, di nuovo, con il discorso che ci è piaciuto. Per il design dei media, possiamo influenzare il valore percepito e renderlo più interessante.
Quindi immagino che abbiamo spazi in cui possiamo agire su tutti questi fattori. Ma la parte più importante con cui penso possiamo convivere è il fatto che c'è un enorme divario tra ciò che i consumatori vogliono davvero mangiare. Perché generalmente vogliono mangiare in modo sostenibile. Se chiedi agli ospiti se vogliono mangiare in modo sostenibile, la risposta è generalmente sì, ma poi non lo vogliono. Comportati di conseguenza. Quindi, in questo divario che chiamiamo forte intenzionalità comportamentale, possiamo effettivamente svolgere un ruolo come chef. È il luogo dove possiamo davvero agire. Anzi, supponiamo che io sia cresciuto in due categorie principali di azione. Come possiamo dare potere ai consumatori? Quindi nel nostro ora passiamo a una scala di business. Nelle nostre aziende abbiamo due tipologie di azione che possiamo realizzare a lungo termine. Quella principalmente legata al piano aziendale, business plan, che ha un impatto più forte sui due sistemi, ma qualcosa che vedremo negli anni. E dall'altra parte, l'azione a breve termine riguardava le scelte di cucina quotidiane dei fornitori fino allo spreco alimentare. La direzione ed io dedicheremo meno tempo a questa seconda categoria perché saranno l'argomento dei prossimi due webinar di questa serie. Ma passiamo all'azione a lungo termine, quindi, per aver risposto al 2%. Questa tipologia degli attori. Ho deciso di presentarvi i casi di studio dello Spike Sud al Barcellona, che è un'attività gastronomica con tre pilastri. Come il nome stesso, puntal in catalano. Significa pilastri che utilizzano il lato dell'edificio e vedremo più avanti. Dopo, wow, perché? Perché? Quindi questo settore organizza tre aree principali. Lo chiamiamo tapas bar. Abbiamo un ristorante di alta cucina chiamato taula che significa in tavola catalana perché? Un grande tavolo al centro della stanza condiviso tra i diversi consumatori e poi chiamato madre, che è un negozio di alimentari più tradizionale. Quindi organizzano queste tre attività pilastrali che in realtà servono lo stesso edificio. Quindi hai tre porte di accesso o tre accessi diversi, ma condividono lo stesso spazio. Quindi progettano in questo modo perché vogliono fare un uso strategico delle risorse alimentari, umane e speciali. A partire dall'ultimo, l'organizzazione speciale è chiara perché è il punto chiave, poiché la cucina è condivisa. Quindi la cucina, il deposito è lo stesso per le attività di alberi. Così in questo modo tutti ruotano attorno allo stesso nucleo. Poi le risorse alimentari strategiche usano. Cosa significa? Che, dato che abbiamo tre tipologie diverse di aziende con tre orari di apertura differenti e tre tipologie differenti di consumatori, il cibo che non viene venduto al Goldmata al mattino, pensando al pane, potrebbe essere usato poi per preparare un panino al tapas bar o nella cena raffinata per la cena. Quindi il pane a fine giornata può contare. Ha tre opportunità di uscire. Ed è più disposto a non esserci e quindi a non avere sprechi alimentari. Un motivo simile vale per le risorse umane. Perché hanno davvero una grande attività che, molto importante che, a seconda degli orari di apertura o del flusso di tempo, cambiamento, potrebbe cambiare a seconda della stagione e degli orari che potrebbero saltare tra i compiti. In questo modo possono essere riposizionati in base al momento della giornata e possono lavorare in tre. In questo modo facciamo anche un uso strategico delle risorse umane. Quindi, partendo da questa organizzazione, che ho trovato davvero interessante e unica, vorrei parlare dell'azione. Poi decidono di usarla a lungo termine. Quindi il primo è l'azione zero, che mi piace chiamare, è il loro manifesto. Hanno tutto chiaro. Stamparono lì dentro, nella vetrina principale del ristorante Tower. Vogliono chiarire fin dall'inizio quale tipo di business appartengono. Quindi non li leggerò tutti, ma selezionerò i miei preferiti. Quindi vogliono essere un pilastro per il vicino, che ricorda il nome punta. Sono aperti a tutti. Preparano cucina mediterranea con l'utilizzo. Prodotto e probabilmente il mio preferito è che vogliamo diventare meno sostenibili ogni giorno. Perché mi piace molto questa storia? Perché la sostenibilità, un mondo così sofisticato, come ho detto all'inizio, è qualcosa che cerchiamo sempre di raggiungere per essere al 100% sostenibile. Ma possiamo essere sostenibili al 100%? La risposta è no. Ci sono molte teorie che ne parlano, quindi è più realistico parlarne. Ogni giorno meno sostenibile. F per essere meno sostenibile. Dobbiamo essere creativi. Quindi fissano i loro limiti. Per essere creativi,
Usano prodotti locali facendo networking con produttori locali e credono davvero che l'ospitalità possa essere uno spazio di trasformazione. E chiuderemo il webinar tra pochi minuti con una riflessione sul ruolo dell'ospitalità nel sistema alimentare. Vediamo quindi 7 azioni che abbiamo selezionato e analizziamo per magari trovare ispirazione per l'azione cancelletto 1 della tua azienda. Espei Tal. Si trova qui nell'Elbor, che è un vicino davvero realistico a Barcellona. Immagino che tutti conosciate il tema del turismo a Barcellona, dove abbiamo esperienza nel sovraffollamento. I vicini centrali stanno perdendo la loro identità. Quindi, per loro decidere di aprire questo spazio esattamente nel centro della città è un atto di sistema. Quello che vogliono fare come prima azione, vogliono reimmaginare il progetto. Com'era prima per la comunità locale e poi per il turismo. Quindi senza escludere i turisti di questa zona, ma dando priorità alla comunità locale. Come possiamo farlo? Ad esempio, hanno il menù principale stampato in grande in catalano prima. Poi ovviamente hanno la traduzione in inglese e in spagnolo. Ma se prima lo avremo in catalano, la gente, i locali, potrebbero essere più disposti a entrare lì che in una filiale internazionale, che possiamo trovare in tutta Barcellona, dove anche il cameriere e la cameriera ti parleranno solo in inglese. Così costruiamo ancora una volta reti locali di consumatori più forti. Non significa che non siano aperti ai turisti, ma la priorità è anche per la comunità locale. Quindi la prima azione è costruire una rete locale solida. Azione 2. Giocare con i paesaggi alimentari per contrastare i modelli di Toronto guidati dagli alberi o dal fast food, o alberi di Toronto che interagiscono. Dagli alberi o fast food. Lavorano sulla promozione culturale locale, sia dagli ingredienti che dalla ricetta, ovviamente, ma anche per introdurre il nostro modo mediterraneo di sanguinare. Ad esempio, il ristorante Atawa che trova la cena usa questo tavolo unico che ha la stessa quota per tutti, quindi, anche se hai una distanza sicura. Tra il consumatore dalla tua parte si condivide ancora lo stesso spazio, così da avere la ruota della condivisione con le persone che parlano di cibo. Parlare di dove proviene è un modo così mediterraneo che penso sia importante che anche chi sperimenta questo cibo comprenda il nostro modo di vivere. Questo obiettivo può davvero essere collegato all'Action 3, cioè il marketing creativo, quando stiamo parlando. Allora immagino di sì, che ora parliamo di più del design del menù. Ma quando parliamo, ad esempio, marketing creativo, e hanno una soluzione eccellente per presentare risposte sostenibili e prodotti sostenibili nel loro menù. Quindi, invece di elencare ad esempio il numero di produttori, da dove provengono, quanti chilometri percorrono, quegli ingredienti per arrivare al piatto, cosa che allora potrebbe sembrare un po' noiosa. Per i tuoi clienti, decidono di lavorare con l'idea di paesaggio. Quindi, infatti, la Catalogna come regione è divisa in modo amministrativo. Ma invece di giocare con il modo amministrativo, giocano con il paesaggio della Catalogna. Così organizzano il menù come un viaggio per la Catalogna, portando i consumatori della zona. I piatti ispirano il paesaggio diverso di Maresma, che è la parte costiera sulla cima di Barcellona per i Pirenei. Quindi ogni singolo piatto è ispirato più a un'unità climatica che a quello amministrativo. Perché? Perché l'unità climatica è quella che condivide industrie e culture simili. Questo marketing creativo rende il discorso più colloquiale e più interessante e coinvolgente da parte mia. Quindi penso che sia stato interessante anche questo. Per presentarla, passiamo all'azione cancelletto 4 sfide di condivisione quando parliamo di sistemi sostenibili e aziende. La principale cosa che ci viene in mente sono i prodotti locali e quelli di stagione, giusto? Cosa succede quando questi prodotti locali vengono prodotti da piccole partite? Produttore? Quindi non hanno davvero la capacità, ad esempio, di venire ogni giorno a Barcellona a portare le uova o le polveri. Ed è davvero per loro venire un giorno. Vengano per noi a puntale, il secondo giorno per un'altra attività, eccetera, eccetera. Ed è per questo che tutta la produzione va generalmente a Mercabarna, mercato centrale, e da lì viene rimandata al resto della città. Quindi, per cambiare la struttura di questo modello, stanno spingendo insieme ad altre aziende. Il comune dell'area 12. Deposito. Cosa significa? Un deposito comune? Immagina di essere 10 ristoranti nella stessa zona del vicino. Affitti insieme uno spazio.
lo trasformi in un deposito e nel deposito hai 10 frigoriferi, uno per ogni ristorante. Quindi il produttore delle uova che viene da fuori Barcellona viene 1 o 2 volte a settimana, solo per fare un esempio e consegnare le uova in ogni singolo frigorifero. In questo modo, il produttore viene una volta e noi aziende che siamo nella zona possiamo semplicemente andare al nostro free per prenderli tutte le volte che vogliamo, senza avere nemmeno problemi di deposito nel nostro ristorante. Quindi condividere le sfide con i colleghi del ristorante potrebbe essere un modo per farlo. Sto avanzando verso un sistema alimentare più sostenibile come questa soluzione di un deposito comune. E ora passiamo all'azione cancelletto 5. Da un anno di Puntal, hanno un piccolo orto appena fuori dalla città di Barcellona. Stanno piantando i loro ingredienti. L'idea non è sostituire il produttore che hanno, ma due aiutarli e aiutare se stessi a pianificare la stagione, così da avere un piano B e anche per produrre gli ingredienti che si adattano a loro. Sono davvero difficili da trovare da un'area molto piccola, quindi, ancora una volta, non sostituiscono il produttore con un proprio orto. Stanno implementando e creando soluzioni più semplici quando non possono accedere a specifici ingredienti. E passiamo alle ultime due azioni, che considero sempre la più politica. 1. Quindi, innanzitutto, sono membri importanti dell'associazione del movimento Slow Food a Barcellona. Sono considerati nostri riferimenti e non credo sia necessario spiegare cos'è il slow food, ma hanno seguito questa filosofia secondo cui il cibo è una scelta politica. Quindi qualunque ingrediente decida di cucinare, quando e come cucinare ha un impatto sul sistema alimentare. Quindi dobbiamo esserne consapevoli fin dall'inizio. E poi l'azione cancelletto 7 è il fatto che lavorano costantemente con la generazione successiva, quindi organizzano attività educative. In questo caso, sono i miei studenti del Barcelona Culinary Hub, della scuola di gastronomia qui a Barcellona. E Glittermark aprono la porta del ristorante per il terzo anno quest'anno per organizzare non solo la visita del bar o del ristorante, ma anche per condividere con loro tutte le sfide che affrontano ogni volta. Stanno pensando al loro business. E quindi sono qui per esempio. Stavano preparando un sapore locale di cibo locale. Hanno anche organizzato una dinamica davvero piacevole per far sì che gli studenti tornassero a casa riflettendo su dove provenivano gli ingredienti. Quindi penso che, tornando a quanto detto all'inizio, l'istruzione sia uno dei pilastri principali se vogliamo muoverci verso una tipologia più sostenibile del sistema alimentare. E un massimo più breve solo per menzionarli. Riflettono sempre sull'uso di prodotti locali stagionali e questo si riflette nel loro menù. Cercano sempre di valorizzare gli ingredienti il più possibile. Direi senza una logica zero waste perché è quasi impossibile, ma la logica a basso spreco è più realistica. E poi hanno una filosofia di cucina basata sul fatto che le loro ricette non sono fisse. Possono essere adattati in base agli ingredienti che trovano facilmente. Quindi questa è una sfida. Sì, ma è la parte creativa che entra in gioco. Così le persone responsabili della cucina potrebbero prendere gli ingredienti in base a ciò che entra ogni giorno e trasformare e adattare il medio. Magari non a livello quotidiano, ma settimanale. È difficile, sì, ma è l'unico modo per farlo. Vengono informati gli ingredienti valorizzati. I produttori e infine tutti gli spazi ad alberi che gestiscono vengono informati per facilitare l'interazione con i clienti. Quindi, per esempio, ancora una volta, questo grande tavolo del ristorante affascinante viene insegnato come uno spazio dove cerchiamo di superare le barriere tradizionali del ristorante, affinché le persone possano davvero parlare e fare ciò che diciamo in catalano, quello che chiamiamo in Sutherland. Quindi questa volta stiamo parlando di remesa sobre taula, mentre mangiamo alla fine del dessert. Quindi immagino che il modo in cui costruisco uno spazio sia anche una risorsa importante quando parliamo di spazi a sistema di boost. Concludere alla conclusione. Subito. La conclusione. Ricordate quello che abbiamo detto all'inizio. La sostenibilità consiste nel pensare alle nostre risorse e a considerarle il più possibile senza influenzarle e influenzarle per la prossima generazione. E come possiamo farlo? Trattiamo 3 conclusioni principali da questo webinar. Cerca. Devo dire che l'informazione da sola non cambia il comportamento del nostro ospite. In effetti, sensibilizzare è importante.
Ma le prove di questo progetto mostrano anche che le informazioni in sé non stanno generando un cambiamento completo nei cambiamenti alimentari, ma combina diverse tipologie di intervento come l'istruzione, esperienza pratica e ambienti alimentari come Spipuntal può rendere sostenibile una scelta più semplice. In secondo luogo, chef è l'agente chiave del cambiamento. I ristoranti o ogni tipo di attività gastronomica sono un ambiente potente. Mentre le decisioni alimentari quotidiane vengono prese per diventare abitudini. Quindi trasformare la ricetta, progettare il menù, presentare i piatti in modo diverso e comunicare. I consumatori più bassi in modo diverso possono influenzare la loro scelta. E quindi supportare questa transizione verso un budget più sostenibile e, infine, la sostenibilità funziona meglio quando si vive con i valori del consumatore. Cosa significa che sia i consumatori che lo chef mostrino una grande accettazione della strategia basata sull'outlook della sostenibilità e sull'approvvigionamento del sapore? Quindi dobbiamo costruire su questo valore condiviso un percorso verso un sistema più sostenibile e vi lascio con l'ultima frase che potrebbe essere il nostro pensiero per oggi. Riflessione per oggi, che riguarda la definizione del sistema alimentare sostenibile e sostenibile. Del sistema alimentare sostenibile. Sostenibile. Quindi non potremo raggiungere questo sistema alimentare sostenibile solo attraverso l'informazione, i consumatori e lo chef da solo, ma dobbiamo creare ambienti alimentari in cui la sostenibilità sia la scelta più sostenibile. Non è solo l'unica che dovrebbe essere possibile, ma anche la scelta più facile, la più attraente e la scelta più adatta per il nostro consumatore. In questo modo ci assicuriamo che portino a casa un nuovo bisogno, una nuova conoscenza e che continuino a mangiare in modo sostenibile, colmando il vuoto che abbiamo menzionato prima. Quindi, con questa frase concluderò questo primo webinar della serie. Ringraziamo il nostro partner per la presentazione. Condivideremo loro tutti i contatti e quindi grazie per essere qui, per averli ascoltati in quella presentazione. Sono stato un po' più lungo di quanto mi aspettassi, ma poi volevo condividere molte informazioni con voi, e quindi grazie ancora per avermi invitata oggi in questo webinar. Grazie ai miei complici, Shona Telmer e Sean Lena, che guideranno i prossimi due webinar e anche grazie a Victor e Mark, che sono i proprietari della Spy Frontal. Salteranno oggi con la domanda e la risposta. Quindi ti invito davvero, anche se hai domande per loro, sentiti libero di farle. Grazie mille per aver ascoltato la presentazione. Grazie mille Enrico per questa splendida presentazione. Vedo dalla chat che ci sono molti feedback a riguardo. Grazie per questo ottimo contenuto. Quindi sì, questo è il momento. Se tutti hanno domande per Enrico, per Victor, per favore. Ho già selezionato un paio di domande che sono qui. Quindi, in sostanza, una domanda, posso chiedere. Quindi, mentre il diagramma mette gli chef al centro e riconosco che questo è focalizzato sul sistema di catering, cosa c'è? Zone. Quindi, quale percentuale del cibo controlla effettivamente gli chef? Con quali consumatori? Mangiati a casa loro. Ok, posso dire che dipende dal paese. Quindi ci sono paesi in cui le abitudini di mangiare all'aperto sono più alte che di mangiare a casa. Quindi ce ne sono due diversi. Dirò che prima di tutto è cambiato. Sì, per ogni paese. Ma in entrambi i casi, o le comunità locali trattavano con i ristoranti o meno. Il potere dello chef nei ristoranti che, anche se il nostro consumatore viene una volta a settimana o ogni giorno, abbiamo responsabilità e potere per dare un'impressione a riguardo. Quindi, anche se abbiamo avuto una sola vita per fare il cambiamento, con un guinzaglio possiamo cambiare, o almeno far riflettere un consumatore. Quindi questa persona potrebbe tornare a casa e cercare di riprodurre un modo simile di mangiare a casa. Quindi, supponiamo che ristorante e chef possano essere concepiti come una fase di transizione per trasformare questi come una nuova abitudine per il nostro ospite. Sì. E credo che per questo argomento sia molto interessante perché il terzo episodio andrà in onda il 28 luglio sarà rivolto all'ospite. Quindi, in questo webinar, Sean, spiegherò specificamente come possiamo informare l'ospite sugli orari in cui li avete al tuo posto. Quindi ho un'altra domanda. Come chef, spesso ci concentriamo sul cibo nel piatto. Se dovessi scegliere un'area fuori dalla cucina dove gli chef possono avere il meglio impatto positivo, le persone, il pianeta o l'economia locale, quale sarebbe e perché? Le persone.
Il pianeta o l'economia locale? Immagino che nel nostro ruolo di chef lavoriamo sempre su scala locale. È una cosa difficile che le nostre scelte possano influenzare su scala individuale, come un aspetto globale. Ma se lavoriamo su scala locale, ad esempio come telefono spia, Natalie collabora con il movimento Slow Food. Quindi lavorare come impresa individuale ma poi creare rete con altre imprese locali potrebbe stai aumentando il. Quindi il salto da locale a globale è davvero difficile, ma possiamo anche lavorare passo dopo passo. Questa potrebbe essere la risposta. Ok. Come possono essere praticati sistemi alimentari sostenibili in un luogo dove le persone non conoscono la terminologia? Come cos'è davvero la sostenibilità? Tutto ciò che ci circonda proviene dalla carne. Quindi, cosa rimane esattamente sostenibile se, diciamo che lavorano in ambienti dove la carne contiene alcuni additivi e sì, cose del genere, aree difficili, direi. Immagino che questo sia un po' il problema di cui stiamo parlando di sostenibilità. Negli ultimi decenni, è diventata un concetto così ampio che è davvero difficile far capire quotidianamente alle persone cosa sia. Ogni giorno. È per questo che quando Spartantal parla di non essere sostenibili ma di cercare di essere meno insostenibili ogni giorno, quindi non è che la nostra scelta individuale non salverà il mondo, ma le nostre piccole scelte potrebbero farlo senza esagerare. Senza uno. Sto davvero spingendo verso il non evitare completamente di mangiare carne rossa. Ma se vuoi mangiare carne rossa, mangia quella che preferisci. Da una zona locale, dove il produttore locale si prende cura degli animali. Così non lascia quelle abitudini separate. Questo cambierà il mondo. Ma essere consapevoli di ciò che mangiamo è la parte più importante, applicata alla carne rossa, applicata alle verdure, applicata a tutto ciò che mangiamo. Quindi immagino che sia così come si fa. Le persone sono consapevoli di cosa sia sostenibilità, è mostrargli come vivere una vita sostenibile. Fai dimostrare che quel piatto è fatto con prodotti locali in modo sostenibile. E penso che, se sono abbastanza intelligenti, noteranno il cambiamento di sapore e la sensazione che provano nel corpo. Rispetto al fast food, ad esempio, le scelte, quindi cucinare per loro penso sia il modo migliore. Sì. Victor, sentiti libero di intervenire ogni volta nel caso tu abbia qualche aggiunta alle domande. Quindi sei più che prego. In realtà vedo Mark connesso, non Victor, ma Mark Connector. I due proprietari. Sì. Probabilmente è un po' una rete di networking perché vedo che sono in ufficio. Ok, quindi, anche se probabilmente si riconnetterà. Ho un'altra domanda come seguito alla domanda del consumatore a cui abbiamo già risposto. Prima, gli chef potrebbero sviluppare libri di ricette, mode gastronomiche, eccetera, per influenzare produttori e consumatori. Mi sembra che ci sia molto potenziale per influenzare. È più un commento che una domanda, ma sì, immagino che sia più che cucinare. Oggi abbiamo i social network e credo che questo sia probabilmente il modo più semplice per scrivere la prossima generazione, specialmente ai giovani, sia attraverso i social network Cooking Book. Voglio dire, ho una biblioteca piena di libri di cucina e li adoro e sono un po' in una storia di libro di cucina. Ma potrebbero non essere la soluzione per avvicinarsi alla giovane generazione. Quindi non significa che dobbiamo smettere di fare libri di cucina, ma forse oggi il social network è la chiave. Per unirsi a questo campo, quindi per mostrare come fare una ricetta facile. Il problema è che sappiamo che anche il social network è pieno di qualcosa che non è verificato. Quindi il problema è come capire se questa ricetta è buona o meno per il proprio corpo, se è davvero gustosa o meno. E penso che la risposta sia provarci. Se non funziona, beh, non farlo più. Semplicemente non farlo più. Ho un commento nella chat. Mi piace sempre inserire un po' di queste affermazioni controverse e possiamo discuterne. Ovviamente non esiste giusto o sbagliato. Ma c'era qualcuno Arat che diceva che i matori non tengono necessariamente tanto alla sostenibilità. In realtà, quello che vogliono è organico. Quindi, come ricercatori, come rispondereste a questa affermazione? Cosa? È vero. Ci sono davvero molte persone a cui non importa davvero cosa mangiano. Altrimenti non ci sarà catena di fast food che non lo sono. Menzionare qui e che sarà leader in tutto il mondo. Quindi è vero che i clienti non sempre ci tengono bene.
Ma penso che gli chef abbiano la responsabilità di educare il cliente. Quindi a volte, anche se non ne abbiamo parlato con i dialoghi, ma non mi piace un piccolo tagliatore in affari e quando il cliente chiede qualcosa che considero non sostenibile. Mi metto in prima fila e dico di no. Non vi darò una zuppa di zucca ad agosto a Barcellona perché non è stagionale e non ha senso. E lui voleva davvero che avessi altri affari che possono fornirtela. Quindi a volte so che potrebbe essere davvero così. Risposta davvero forte. Ma penso che il nostro ruolo sia educare e spiegare. Non solo dire di no che non voglio farlo. Non voglio farlo perché se preparo una zuppa di zucca per voi ad agosto, prenderò quella surgelata che viene dall'altra parte del mondo che è forte. E probabilmente è insipido. Quindi il risultato per te sarà terribile e non saremo sostenibili. Quindi potrebbe essere questa la comunicazione. Quindi non sto dicendo che solo gli occhi non siano sostenibili, no. Non è sostenibile e per te è di cattivo gusto. Iniziare ad affrontare fattori come il valore percepito, il gusto, la familiarità. Quindi cercare di creare un ponte con i clienti dell'argomento che sono più vicini a loro prima di passare alla scala della sostenibilità. Ottimo, sì, questo è un commento che Mark, ok. Scusa, mi senti adesso? Scusa, avevo qualche problema con il microfono, ma penso che ora funzioni bene. Perfetto. Sì, volevo solo aggiungere un piccolo dettaglio. Quindi immagino di sì. Che no, immagino. Sono sicuro che alla gente non importa molto della sostenibilità. Non si preoccupano nemmeno di tanto. Prodotti politici, diciamo, ma a loro interessa molto le storie, il che è qualcosa che penso sia molto rilevante nei sistemi alimentari più sostenibili che quando esco dalla cucina. E io che porto. Ad esempio, ora in estate porto con me diverse varietà di pomodori, vecchie e non commerciali, che sono state recuperate come negli ultimi anni dagli agricoltori qui in Catalogna. Quando dico queste cose alle persone a tavola, sono sicuro al 100% che per loro sia più meglio. Sai, per loro ha un sapore migliore. Quindi potrebbero non essere, diciamo, molto interessati alla sostenibilità, ma sono interessati alle narrazioni di qualcosa che è locale. Qualcosa di birra. Vestiti, tipo quelle storie di vita sulle persone coinvolte nel cibo. Penso che questo sia qualcosa di molto valore e di grande potere anche per portare i clienti in questo sforzo di sostenibilità, per esempio. Ok? E ho un'altra domanda che dico. Vogliono capire quando tu e Rico avete parlato di essere coinvolti. Chiedono, è necessario essere coinvolti politicamente come candidarsi al consiglio comunale o se si può influenzare la governance o? Quando dico politica. Scelto politico, è una frase che amo usare con i miei studenti. Non significa che dobbiamo ricandidarci. Significa che la politica è la cosa comune, la cosa comune. Sì, abitudine. Sì, abitudine. Quindi, quando decidiamo un ingrediente o quale produttore, stiamo facendo una scelta politica che influenzerà il sistema alimentare. Quindi non è che dobbiamo sempre passare da partiti, elezioni e tutto il resto. Quindi gli ingredienti che decidiamo di cucinare e mangiare per il nostro ristorante hanno già un impatto sulle politiche perché cerchiamo gli stessi ingredienti per lo stesso produttore, quindi il produttore può essere il comune che ha un deposito comune dove vivere il cibo per poter influenzare la politica. Framework senza correre per accuse politiche, diciamo. Qual è il modo in cui gli chef possono mettersi in contatto con i decisori politici locali per aiutarli a sostenere meglio i cambiamenti sostenibili? Bussano alla porta. Cioè, non lo faccio. Posso parlare di Barcellona. Immagino che anche Mark possa parlare del fatto che il movimento lento del piede qui è davvero forte. Ci sono molte attività commerciali coinvolte e, per esempio, so che stavano parlando con il comune di Barcellona andando al loro ufficio chiedendo, ad esempio, che i ristoranti con il nostro Zero Waste non paghino più le tasse perché è una situazione di App Store a Barcellona, dove ci sono pochi ristoranti che lo sono. Rifiuti che sono ancora in sospeso per la tassa municipale dei rifiuti. E sembra che tutto questo abbia senso. Se dovete spingere come comune, dovreste spingere me come imprenditore a esserlo. Zero onda. Quindi invece di fare dolore, una tariffa o un modo che non sto producendo. In realtà dovresti darmi dei soldi forse per spingere e implementare queste cose.
Lavori. Non so se i mercati siano forse altri esempi come fonte di business o qualche altro esempio di questo, ma credo che la risposta sia bussare alla porta. Sono sicuro che ce ne saranno alcuni di più accessibili e meno almeno nel caso di Barcellona. Ci sono uffici dedicati al cibo e alla nutrizione alimentare, quindi probabilmente è più facile qui dentro. Direi che il modo migliore per farsi ascoltare dai politici e dalle amministrazioni pubbliche è stare insieme, perché forse essere solo il capo da solo e andare a parlare con i comuni non basta. Quindi il mio primo giorno, diciamo, la mia prima idea sarebbe organizzarmi. Esempio. Da parte nostra. Lato. Partecipiamo all'associazione di quartiere, partecipiamo all'unione dei ristoranti del quartiere di Slow Food Catalonna, Slow Food Barcellona. Partecipiamo anche a quello spazio, che è un altro spazio popolato anche da agricoltori. Quindi una cosa fantastica sarebbe unirsi alle forze, ad altri. È il modo migliore per farsi ascoltare perché si ottiene una specie di potere di ragazzi. Diciamo che non è raggiungibile se si è soli. Quindi organizzarsi con altri sarebbe un ottimo modo. Anche qui, sai, in questo webinar ci sono tipo 100 persone che conosci sono interessate a questi argomenti, quindi è un ottimo punto di partenza, come creare una comunità e organizzarsi. Se posso aggiungere qualcosa, sono d'accordo con te. Ad esempio, anche al World Chef Congress che abbiamo avuto a maggio, ci siamo assicurati di avere alcuni responsabili politici o rappresentanti della Florida, delle Nazioni Unite, che si sono uniti a questa discussione. Quindi penso che tutti quegli eventi di networking funzionino sempre per connettersi. Dopo aver finito i lavori con il congresso, avevo molta più rete di contatto e ero molto più chiaro su cosa stavano facendo tutti perché la maggior parte delle volte ci si connette con le persone virtualmente, ma non hai la capacità di discutere. Quindi davvero, sicure, come direi io, eventi di networking con i sempre organizzati. Siamo un po' oltre il tempo. Vedo molte domande su questo. Di loro. Questo. Vedo che ho una domanda riguardo allo spreco alimentare. Quindi la buona notizia è che il 21 avremo un argomento. La seconda stagione. Il secondo episodio sarà dedicato allo spreco alimentare e alle operazioni in cucina. Quindi oggi con Enrico abbiamo fatto più la parte teorica e ora ci inseriremo più nel lato pratico. Quindi, nello stesso link a cui ti sei iscritto oggi, il 21 e il 28, potrai partecipare. Ancora questo. Penso che a questo punto dovremmo concludere. Vedo che molti di voi sono preoccupati se otterranno un certificato e se riceveranno la registrazione. Tutto arriverà a voi tramite il loro indirizzo email che registre. Ho messo inserito la chat, il LinkedIn di Enrico nel caso volessi fare networking con lui e Mark. Nel caso volessi condividere il tuo LinkedIn, metti semplicemente il tuo nome lì e gli chef possono connettersi. Sì, voglio concludere. Se avete qualche ultima parola da dire da parte mia, voglio ringraziarvi molto da entrambi. Ne avevamo circa 170. Oggi ci sono persone su Zoom e poi forniremo la registrazione a tutti nel World Chefs Network. Quindi grazie mille. Grazie mille per il vostro tempo e per tutti insieme. Immagino che ci siano molte altre domande su cui potrei essere qui. Sì, ok. E immagino che questo sia Itan per oggi. Resteremo di nuovo in contatto tramite i canali social. Connettiti con Enrico, connettiti con me, connettiti con Mark e ci vediamo. Più tardi, il 21, saremo qui con Sean Leonard e lo vedo. Ciao!